Prendiamo 3 peperoni, a me piace utilizzarli colorati, e andremo a pulirli. Io faccio così, taglio questa parte, quindi taglio a metà, rimuovo i semini, rimuovo anche la parte bianca. Li ho già lavati, e una volta tagliati a listarelle li andremo a tagliare a quadrotti grossolani, così. Ricaviamo i pezzettoni perché non bisogna sprecare il cibo. Facciamo la stessa cosa anche con gli altri. Accendiamo la fiamma e mettiamo 2 cucchiai abbondanti d'olio d'oliva. Aggiungiamo una cipolla tagliata a fettine, un bel pizzicone di sale, un po' di pepe. Per questa ricetta vado a utilizzare peperoni piccoli, altrimenti basta mezzo peperone di ogni colore. La fiamma deve essere bella alta. Adesso andiamo a ricavare un po' di spazio e mettiamo al centro 2 pezzi di pollo. Quando il pollo ha cambiato colore da un lato andremo a rigirarlo e farlo prendere colore anche dall'altra parte. Fiamma sempre molto alta. Andremo a coprire e abbassare la fiamma al minimo e facciamo cuocere per circa 20-25 minuti. Ed ecco qua, come potete vedere, ho trasferito la padella su un fuoco più piccolo. I peperoni stanno diventando morbidi e belli cremosi. Il pollo ha preso un bellissimo colore. Faccio andare giusto altri 5 minutini ed è pronto. Questo è un secondo delizioso. E intanto vi faccio vedere il mio aiutante, il chefingani. Piero, che stai facendo? Che buona la buccia della cipolla, vero? Guardate se non è una roba questa. Ti vedono, Monello. Ecco qua, dopo 25 minuti di cottura. Ed ecco qua, dopo 25 minuti di cottura, questo è il risultato. Il pollo con i peperoni è un classico di Ferragosto di qui a Roma. Guardate che cremina. Però la ricetta romana è diversa. Viene fatta con il pollo intero, tutti i pezzettoni, cosce, ali, e poi soprattutto con i peperoni rossi e anche un pochino di pomodoro. Io oggi invece ho voluto farli in bianco. Guardate che crema, è buonissimo ragazzi. Adesso lo impiattiamo. Questo è un abbinamento che io adoro. Super tenero, succoso. Una vera bontà ragazzi. E mi raccomando ragazzi, non fatevi mancare il pane per raccogliere
questa cremina che si forma qui. Se lo volete ancora più cremoso, a fine cottura aggiungete una tazzina da caffè con l'acqua in cui avete sciolto un cucchiaino di amido di mais o di farina, e così viene ancora più cremoso, però a me piace proprio in questo modo qui.